Ciao a tutti e bentornati a Robe da Cap. Questo video è fatto senza molto preavviso, diciamo cotto e magnato appena arrivata la notizia o poco dopo. Tutto il mondo ha visto quello che è successo il 6 gennaio negli Stati Uniti. Da noi era sera e io stavo facendo zapping sui canali, quando in un canale ho visto una moltitudine di persone variopinte, alcuni dei quali indossavano copricapi con le corna, che se non fosse stato per le bandiere americane e per i manifesti inneggianti a Trump, avrei pensato a un raduno a Pontida della Lega. Invece è successo che dei fan di Trump, dei supporters, hanno assaltato letteralmente il Campidoglio americano, la famosa Capitol Hill, all'interno del quale c'era il Congresso riunito per ratificare i voti avvenuti durante le elezioni di novembre e in pratica ufficializzare l'investitura di Biden come futuro presidente degli Stati Uniti. Ci sono stati tafferugli, morti, 13 feriti, oltre una sessantina di arresti. Ma come siamo arrivati a questo punto? Beh, il principale responsabile di tutto ciò non può che non essere Trump. Infatti già il giorno dopo delle votazioni di novembre cominciò a parlare di complotto, di vittoria dei democratici fasulla, perché Trump avrebbe preso milioni di miliardi di voti e invece attraverso complotti, voti dei morti, persone che hanno votato 5, 6, 10, 20, 1000 volte. Cioè tutte queste accuse hanno contribuito a incendiare l'animo. Inoltre Trump ha sempre detto di non voler riconoscere il suo concorrente Biden come presidente eletto e sono stati fatti ricorsi, controricorsi, tutti rigettati. Addirittura poche ore prima dell'assalto al Campidoglio si stava già consumando un'altra sconfitta per Trump. Infatti, nel ballottaggio dei senatori in Georgia vincevano, o comunque al momento erano in vantaggio, i due candidati democratici. E Trump parla anche qui di frode, di vittoria rubata e fa un comizio che sembra quasi un incitamento alla rivolta, dicendo che non accetteranno mai che Biden diventi presidente e invitava a marciare verso il Campidoglio. Quello che è successo purtroppo è successo, ma diciamo che la questione dei brogli è stato un tarlo fisso di Trump e inizialmente la colpa era stata data ai servizi segreti venezuelani, i famosi servizi segreti venezuelani. Chi non conosce i servizi segreti venezuelani? C'è la CIA, KGB e poi ci sono i servizi segreti venezuelani, no? Quelli che hanno ispirato i film con Misiones Impossibles di Tommaso Crusos, famosissimo attore venezuelano, no? Sembra tutti quanti, no? Sappiamo chi sono. Vabbè, tolto i venezuelani, ieri sera un certo Powell, portavoce di un altro signore che si chiama Flynn, si sono inventati un nuovo complotto. Ma chi è questo Flynn? Flynn è stato a capo della DIA americana, successivamente è diventato consigliere della sicurezza di Trump, per poi essere coinvolto nel Russia Gate, dare le dimissioni e infine essere graziato dallo stesso Trump. Ebbene, questo signore, tramite il suo portavoce, fa sapere che a organizzare questo complotto sia stato Barack Obama, perché accusare un nero fa molto suprematista bianco, ma Barack Obama avrebbe chiesto di fare questo complotto, niente poco meno che, cioè sedetevi, se siete in piedi sedetevi, siete seduti? Beh, a Matteo Renzi. Cioè, ci rendiamo conto? Matteo Renzi avrebbe organizzato il complotto, avrebbe organizzato la frode, avrebbe truccato le elezioni americane. Cioè, Matteo Renzi. Questo Matteo Renzi. Cioè, il figlio illegittimo di Berlusconi. Matteo Renzi che ha il cellulare con il PIN 1, 2, 3, 4, 5 perché da una mano tiene il cellulare e dall'altra conta. Cioè Matteo Renzi che è il Mr. Bean italiano, solo che a differenza del comico inglese il nostro fa piagna.
Cioè Matteo Renzi avrebbe truccato le elezioni americane quando in Italia è a capo di un partito con un 4% calante, che alle prossime elezioni scompare, quindi non è in grado di truccare le elezioni nel suo paese, ma le trucca in America. E come fa a truccare queste elezioni in America? Con un satellite super segreto assai, poi neanche il governo italiano, no, Renzi. Come? Chi non ha un satellite geostazionario super segreto a casa? Tutti, no? Cioè vai su internet, digiti satellite super segreto per truccare elezioni americane e ne trovi quante ne vuoi, Cioè, ci rendiamo conto? Ah, ovviamente non è che Renzi ha fatto tutto da solo, No, perché c'era anche l'ambasciata americana coinvolta, reparti della CIA e Soros, perché diciamocelo, cioè non c'è un complotto che si rispetti se non c'è Soros. Cioè, il Covid? Soros. Scie chimiche? Soros. Il cuoco ha messo la panna nella carbonara? Sicuramente è alle dipendenze di Soros. Ma torniamo al nostro Matteo Renzi, che abbia potuto truccare le elezioni è una bufala di quelle che, non so, sembra quasi sparata da Matteo Salvini. Cioè, se l'avesse sparata Matteo Salvini forse avrebbe avuto più credibilità, perché lui è famoso per sparare bufale e farci credere i suoi elettori. Però dai. Cioè, ma poi avessero scelto, non so, un Fratoianni, un D'Alema, un Bersani, che comunque hanno un passato nel Partito Comunista. Cioè, io penso, non lo so per quale, come è uscito fuori. Cioè, prendiamo uno a caso. Certo, capisco, Non è che poi incolpa la Cina o la Corea del Nord. Quelli ti sparano un missile così, non ci pensano niente. Neanche puoi andare a dirlo a Putin, che quello ti sputtana. Cioè, ti dice chiaramente, guarda Trump, che forse non ti ricordi che alle ultime elezioni ti ho fatto vincere te. Ma poi, vuoi dire, l'Italia. Cioè, noi creiamo le app come app immuni e non funzionano. Ma scegliete uno stato più tecnologico. Non so, il Canada, ad esempio. Tanto ti sta sulle palle anche il Canada. Che te frega? Oppure, che ne so, pietra col Messico. Tanto già gli hai portato via tanti territori. Un'invasione più, un'invasione meno, che te ci costa? Cioè, ma becca Cuba. Cioè, per 70 anni ha rotto il cavolo a Cuba, che erano i responsabili di tutto quanto. Cioè, hai fatto anche i film di cubani che facevano gli attentati in America, poracci. E no, te in colpa l'Italia. Poi Trump, io te lo voglio dire, no? Dà retta a un italiano che capisce poco. Ma non ci fate una bella figura a dire che un Matteo Renzi, ma anche un italiano qualsiasi, ti ha truccato le elezioni? Vabbè che ancora questa qui il fatto che Totò va venduto la fontana di Trevi, però basta, dai. Cioè, Matteo Renzi che trucca le elezioni, ci si può credere. Cioè, è più facile pensare che la Terra è piatta. Cioè, i terapiattisti in confronto di questo Powell sono Einstein. Noi ci scherziamo, però intanto hanno lanciato hashtag, come si fa? Italy did it, cioè l'ha fatto l'Italia, colpa dell'Italia. Ma chi ti ha dato questa idea? Ma è un sospetto. Ma niente, te l'ha suggerito la tua cheerleader italiana? Pensateci, Ciao!